Oggi vi porto con me e vi faccio vivere in prima persona la finale di campionato italiano HIT DMR. Si è appena conclusa l'ultima tappa del campionato italiano DMR organizzato da HIT DMR, dove io ho partecipato. Per questo evento mi sono organizzato per bene, infatti è venuto con me un cameraman che mi ha ripreso, durante l'esecuzione degli stage, ma ho montato anche una piccola telecamera sulla cuffia antirumore, quella che si utilizza naturalmente in poligono durante questi eventi, per avere una visione anche in prima persona di tutto quello che andavo a fare. Quindi oggi vi porterò con me direttamente in campo e potrete vivere in un certo senso un po' dell'adrenalina e delle emozioni che si provano durante questi eventi. Una finale davvero adrenalinica, improntata soprattutto sulla velocità di esecuzione, tempi molto stretti, tanti colpi da sparare da tante posizioni diverse. 5 stage, tutti diversi, dove abbiamo sparato ad esempio anche da zattere sull'acqua o addirittura dalle automobili. Ho partecipato a questo evento con un setup leggermente diverso da quello delle altre volte, ma sempre con la mia carabina Ruger MPR 556 in calibro 223 con su montata la ottica LPVO Vector Optics Constantin 1 10x24 HD in primo piano focale. Unica modifica alla mia piattaforma d'arma rispetto agli eventi precedenti è stata l'installazione di questo freno di bocca Audere Quarter Stroke che mi ha aiutato nel follow through dei target. Quindi ora, se siete pronti all'azione, imbracciate virtualmente il vostro R15 perché la gara sta iniziando. Stage numero 1. 12 posizioni diverse, 2 colpi a posizione, la piastra si trova a circa 150 metri di distanza dall'altra parte del lago. Solo 90 secondi per fare tutto. Non sappiamo qual è la dal battere e qual è la canna fatta proprio da qui. Infatti. Stage numero 2, questa volta si spara da una zattera che ovviamente si muove sia col nostro movimento che con quello dell'arbitro che sta ovviamente sulla zattera con noi per controllare tutto quello che facciamo. La piastra si trova a 160 metri circa dall'altra parte del lago rispetto a noi, ma con un'angolazione di circa 30 gradi rispetto alla nostra posizione, un angolo di sito di circa 10 gradi positivo e qui dobbiamo eseguire 5 posizioni diverse all'andata sparando 2 colpi da ogni posizione e al ritorno dobbiamo rifare la stessa cosa ma con la spalla sinistra. Anche qui solo 100 secondi per fare tutto.
Esercizio numero 3, l'altana. Un esercizio che può sembrare facile all'inizio ma nasconde delle insidie. Intanto l'altana è abbastanza stretta, dietro di noi c'è l'arbitro, quindi non abbiamo possibilità di muoverci troppo. L'appoggio davanti a noi presenta due posizioni, di cui una piccola, l'altra piccolissima, e quindi non è facilissimo posizionare velocemente la carabina e trovare subito una posizione stabile. In questo caso dovremmo sparare prima alla piastra che si trova più o meno davanti a noi a circa 100 metri, poi spostarci sull'altra posizione, quella più scomoda, e tirare anche qua con un'angolazione verso destra di circa 40 gradi e un angolo di sito positivo di 10 gradi a un'altra piastra più piccola. In questo caso si trova a 115 metri. Dobbiamo ripetere tutto questo per 24 colpi e abbiamo in totale solo 90 secondi per fare tutto. Guarda, mi credi. Carica. Are you ready? Uno là, uno là. Sì, stand by. Tempo. Esercizio 4, si cambia scenario, stavolta siamo davanti a una vallata, abbiamo un target posizionato, quindi una piastra posizionata un po' in basso rispetto a noi a circa 150 metri, un'altra invece molto più piccola si trova con un angolo di circa 40 gradi, 45 gradi rispetto a noi sulla destra a soli 50 metri. Dovremo sparare una sequenza di 24 colpi rispettando la serie lontano vicino con un tempo di soli 120 secondi, ma questo esercizio nasconde un'insidia, e cioè si parte con la R15 smontato. Sì, andiamo.
Tempo. E siamo all'ultimo esercizio, il numero 5, denominato adrenalina a 360 gradi. Volete sapere perché? Ve lo dico subito. In questo caso dovremo sparare in totale 36 colpi, utilizzando però 3 caricatori diversi caricati ognuno con 12 colpi. Lo stage funziona così: dovremo partire immediatamente e colpire subito sulla destra in una linea di tiro un target a 50 metri sparando 4 colpi consecutivi. Dopodiché ci spostiamo in un'altra linea adiacente e faremo la stessa cosa. Ripeteremo di nuovo su un'altra linea adiacente lo stesso esercizio. A questo punto avremo finito il caricatore, quindi toglieremo il caricatore, correndo torneremo indietro su una barricata metallica sulla quale da ogni posizione dovremo tirare 2 colpi a una piastra che sta davanti a noi a 100 metri di distanza. Fatto questo ci alzeremo e correremo di nuovo a un'altra barricata che si trova invece molto più avanti, dove faremo esattamente la stessa cosa. Arrivati a questo punto avremo finito anche il secondo caricatore, quindi toglieremo il caricatore e sempre in sicurezza correremo all'automobile dove ci sono 2 sportelli aperti. Iniziando dallo sportello di sinistra tireremo 4 colpi sulla piastra, correremo all'altro sportello, 4 colpi sulla piastra, correremo di nuovo all'altro sportello e ultimi 4 colpi. Sicuramente questo è stato l'esercizio più divertente che tutti i partecipanti non vedevano l'ora di fare. Sì. Vai. Nell'ultimo stage ho fatto un tempo davvero breve, 1 minuto e 42 secondi per fare tutto, nonostante io abbia avuto un piccolo incidente, come avete visto. Infatti mi sono dimenticato che tra i piedi avevo uno delle gambe, diciamo così, metalliche che compongono la struttura sul quale dovevo tirare, e quindi spostandomi di lato per continuare l'esercizio sono inciampato e sono caduto. Sono però riuscito a mantenere il controllo mio e dell'arma, quindi ho potuto completare l'esercizio. A questo punto vi starete chiedendo come è andata a finire. Allora, questa volta non sono riuscito ad arrivare sul podio, mi sono però classificato quinto nella overall, calcolando che nella mia categoria, cioè quella LPVO, c'erano tiratori di tutto rispetto, dei veri professionisti. Devo dire, sono comunque molto soddisfatto, mi sono comunque divertito tantissimo, ho imparato tantissime cose, mi sto già preparando ovviamente al campionato del 2026. Ringrazio tantissimo la Vector Optics che mi ha fornito questa fantastica ottica LPVO, la Constantin, per poter quindi partecipare al meglio a questo campionato DMR 2025.
Ringrazio anche Audere che mi ha fornito il freno di bocca Quarter-Stroke e naturalmente l'Armeria Ciaffoni che in questo caso mi ha dotato di telecamera per poter fare le riprese in prima persona che avete visto e le munizioni fiocchi blindate da 62 grani. Come sempre, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi perché a voi non costa nulla ma per me è un grande aiuto per poter realizzare altri contenuti sempre più interessanti che vi facciano divertire e dal quali magari possiate apprendere qualcosa di nuovo. E come sempre noi ci vediamo qui su Sandit.